Messico e la faccia triste dell'America. Ragazze e ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube Ricette della Vecchia. Oggi una ricetta favolosa, petto di pollo alla messicana. Passiamo subito agli ingredienti e poi alla preparazione. Asparagi cotti al vapore, fagiolini cotti al vapore. Non essendo in stagione abbiamo utilizzato dell'ottima verdura congelata. Chiaramente se siamo in stagione, in estate, conviene utilizzare la verdura fresca a seconda di come preferite voi. Un bel petto di pollo al quale ho levato l'osso e le parti più grasse. Diciamo un petto di pollo intero può essere per 2 o 4 persone, a seconda che facciate piatto unico o come secondo. Se lo fate come secondo può bastare anche per 4 persone. Sale fino, olio extravergine di oliva, semola di grano duro rimacinata e polvere messicana fatta da me, già preparata così. Un cucchiaio di peperoncino in polvere, un cucchiaino di cumino in polvere, un quarto di cucchiaino di aglio in polvere, un quarto di cucchiaino di cipolla in polvere, un quarto di cucchiaino di pepe rosa, un quarto di cucchiaino di origano secco, mezzo cucchiaino di paprika, un cucchiaino di sale marino e un cucchiaino di pepe nero. Praticamente una bomba. Oh yes. Poi per la preparazione della salsetta che vedremo: maionese, Senape dolce, mostarda all'antica, miele. Andiamo con la preparazione della salsetta. Prendiamo un cucchiaino abbondante di senape all'antica, un cucchiaino di senape dolce, un cucchiaino di miele. Questo è cristallizzato di miele perché è un ottimo miele fatto in casa, proveniente direttamente dalla Polonia. Vedete, infatti nemmeno si stacca, sarà un po' difficile anche se col suo cucchiaino non ce ne vuole tanto, una quantità piccola. Ecco qua. Dopodiché maionese in quantità maggiore, diciamo un 90% della salsa è composta da maionese. Una giratina di olio extravergine di oliva e andiamo a mescolare il tutto. Poi vedremo se la salsa è di quantità giusta. Ci vuole un altro pochino di maionese. Perfetta, ha raggiunto un colorito giallo chiaro e questa la teniamo da parte. La bomba. Passiamo alla preparazione del pollo. Dovremo fare dei bocconcini, semplicissimo, un gioco da ragazzi. Ecco qua, leviamo le parti con i nervi. Questo è il primo bocconcino e così via, fino a fare dei bocconcini di questa dimensione. Ecco il pollo tagliato a bocconcini. Nel frattempo mettiamo a scaldare l'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Mentre si scalda passiamo alla preparazione del pollo. Infariniamo bene. E setacciamo il tutto. Dai, prima casca tutto oggi. Pronto. Ciao. Passiamo alla doratura. Olio caldissimo, mi raccomando, l'olio per la doratura del pollo deve essere caldissimo. Facciamo fare una bella doratura. Meanwhile, E nel frattempo per preparare il palato, il solito liquore di mio suocero, un goccetto ci vuole sempre. Bere con moderazione, mi raccomando, e non mettetevi mai alla guida dopo aver bevuto, mi raccomando, se no che miseria. Ecco, un goccetto. Salute amiche e amici. Mamma mia, buonissimo, buonissimo. Il pollo mi sta iniziando a rosolare, giriamo, diamo una giratina. Questa è la parte più lunga della ricetta, la rosolatura. Dopo è un gioco da ragazzi. Oh yeah. Thank you. Intanto prepariamo la bomba hot.
C'è un ingrediente che non ho indicato ed è il vino bianco, perché potete fare in due modi. Dopo che il pollo è rosolato potete dare una sfumata di vino bianco. Io lo faccio in due modi, o con la sfumata o senza. Senza sfumata i bocconcini restano più croccanti, a seconda di come piace a voi. Questa sera io non darò una sfumata di vino bianco, li farò più croccanti, però se li gradite un po' più morbidi potete, dopo che il pollo si è rosolato molto bene, dare una sfumata di vino bianco. È opzionale, a vostro gusto, provatelo a fare in tutti e due i modi, poi mi direte, spero nei commenti, cosa vi è piaciuto di più. Giratina a saltare. A questo punto aggiungiamo il sale fino, mescoliamo molto bene. La rosolatura deve venire proprio dorata, non dico bruciata perché anche ora è, però bello dorato. Sta prendendo un'ottima doratura, la fiamma è media, sta venendo bene, siamo quasi pronti per la polvere 8. Ci siamo quasi con la rosolatura, vedete? Rosolato molto bene, dorato. Non sembra vero. A questo punto potete andare, chi gradisce, con la sfumatura di vino bianco, oppure passiamo direttamente a mettere la polvere. Ci siamo, un'altra spadellatina, mescolatina, polvere. Attenzione che questa è piccantissima, però a noi piace molto piccante. Vai, mischiamo molto bene, spadellata. Aggiungiamo le verdure, fagiolini, asparagi. Se volete gli asparagi potete anche tagliare in più pezzettini. Oggi li abbiamo messi così interi. Una bella spadellata. Facciamo prendere sapore alle verdure con la polvere messicana. Guardate che viene una gara qui. A questo punto fiamma al minimo e andiamo con la nostra bella salsa. Mescoliamo molto bene. Mettiamo dei pezzi dentro per prendere tutta la crema. Speriamo e mescoliamo molto bene. Ecco il risultato. Il nostro petto di pollo alla messicana è pronto per essere divorato. Andiamo alla prova di assaggio. Viene su un odore eccezionale. Una ricetta da fare un figurone sia con i vostri sia che con gli amici. Mettete nei commenti se vi è piaciuta, in caso ovviamente dite te la tiriamo in faccia, una roba schifosa, cioè se dite così. Io questa sera accompagno questo piatto con una bella birretta alla vostra salute. Lo potete anche accompagnare con un bel vino rosé o fermo o anche frizzantino. Buon appetito a tutti, grazie per la visione e vi aspetto alle prossime ricette e lasciate come sempre un like se vi è piaciuta. Grazie veramente, alla prossima, ciao a tutti, ciao!